Oggi parliamo di un'ossessione che affligge tantissimi attori e non solo. Quella vocina nella testa che dice: la mia voce non va bene. Magari pensi che la tua sia troppo debole o troppo acuta, o che semplicemente non suoni in modo professionale. Ho sentito queste frasi centinaia di volte, ma la verità è che nella stragrande maggioranza dei casi il problema non è la voce. La tua voce non è rotta. È la convinzione che c'è dietro ad esserlo. Vedete, la vostra voce è molto più dei suoni che escono dalla vostra bocca. È la manifestazione della vostra storia. Siete voi. E quando siete al microfono, se la vostra storia porta con sé dubbi, insicurezze, un senso di inadeguatezza, o se il vostro corpo e la vostra mente sono pieni di tensione, le persone dall'altra parte lo sentiranno. Perché non ascoltiamo solo cosa viene detto. Ascoltiamo da dove quelle parole arrivano. E no, non sto parlando del diaframma. I nostri istinti per leggere gli altri sono antichissimi. Le parole nella nostra evoluzione sono una novità. Prima del linguaggio, siamo sopravvissuti interpretando la postura, il movimento, il tono, tutti quei segnali sottili che sono innati in noi. E mi chiedo se le cose siano davvero mai cambiate. Ciò che impedisce a molte persone di avere una voce potente e incisiva non è quasi mai un problema tecnico. È un blocco interno, emotivo. È la convinzione di essere troppo o non abbastanza. La paura di essere giudicati, liquidati o, come nei tempi antichi, fatti fuori dal branco. E quindi che facciamo? Ci rimpiccioliamo, filtriamo, smorziamo tutto quello che diciamo. E poi ci chiediamo perché la nostra voce non arriva, perché non lascia il segno. Ecco il punto, ed è fondamentale. Non vi serve una nuova voce. Vi serve il permesso di usare quella che avete già. Quando smetti di cercare di suonare come qualcun altro e ti concentri invece sul parlare partendo dalla tua verità, la tua voce inizia a trasformarsi. Non perché stai recitando la parte di una persona sicura di sé, ma perché hai smesso di nasconderti. Una voce sicura non nasce dal diaframma, dalla laringe o dalla bocca. Nasce dalla fiducia in te stesso. Ok, ma in pratica? Se anche tu sei tra quelli che si sentono sempre sotto esame, la prossima volta che vai al leggio, prova a fare così. Numero 1. Dimentica la tua voce. Smettila di ossessionarti su come suoni. Sposta tutta la tua attenzione sulla persona a cui stai parlando, anche se è immaginaria, o sullo scopo del messaggio. Immagina che quello che stai per dire sia di vitale importanza, come se potesse salvare una vita. Come se il tuo messaggio contenesse la chiave della vita e della morte. E poi preparati a sentire il direttore di doppiaggio dire: ok, buona la prima! Numero 2. Parla con uno scopo, non per sfoggiare una tecnica perfetta. Lascia che le parole nascano dalla chiarezza, non dalla performance. Chiarezza di comprensione, chiarezza delle tue conoscenze. La chiarezza che deriva dall'autorità di chi sa perfettamente di che cosa sta parlando. Non preoccuparti di suonare sicuro. Concentrati sul dare significato a ciò che dici. Riconnettiti con la curiosità che ti ha spinto a studiare quell'argomento o a voler interpretare quel personaggio. E numero 3. Sostieni il tuo messaggio. Stai dalla sua parte. Se non ci credi, non lo capisci fino in fondo, se, diciamocelo, non te ne frega assolutamente nulla, non fingere. L'ascoltatore se ne accorgerà sempre. Piuttosto, fermati, esercitati, rielabora il testo finché non solo capisci le parole, ma le hai articolate così tante volte da essere a tuo agio anche nei passaggi più ostici, con le parole più lunghe e difficili, o nei punti in cui la tua conoscenza vacilla. Perché sono la convinzione, l'autorevolezza e la comprensione a dare il peso alla tua voce
E quando credi nel tuo messaggio, la tua voce ti seguirà. A quel punto non starai più fingendo o recitando una parte. Ce l'hai in pugno. Ricordate, la vostra voce non è qualcosa da aggiustare, ma qualcosa da liberare. E per farlo non si parte dal tono o dalla tecnica, si parte dal cambiare il modo in cui vedi te stesso. E il primo passo per farlo è sapere chi sei, cosa stai dicendo e perché lo stai dicendo. Quando la tua voce si allinea con la tua verità, smetti di provare a farti sentire e inizi a essere ascoltato. Semplice, no? Detto questo, è ovvio che la capacità comunicativa si può migliorare. Si può sviluppare un parlato più chiaro, risonante e articolato. Ma di questo parleremo in un prossimo video. A presto!